Immagina di tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e trovare tua moglie che ti presenta il suo amante, come se fosse la cosa più normale del mondo. Cosa faresti? Mi chiamo Lucas e per 10 anni ho creduto di avere una famiglia perfetta. Ho dato tutto per mia moglie e mia figlia, senza mai tradire, senza mai esitare. Ma mentre io costruivo il nostro futuro, lei costruiva qualcos'altro, con un altro uomo. Ma la cosa più assurda? Pensava davvero che io l'avrei accettato. Quello che non sapeva è che aveva appena fatto l'errore più grande della sua vita e che io ero pronto a farglielo pagare. Resta fino alla fine, perché quello che è successo dopo ha sorpreso persino me. Per 10 anni ho creduto di essere un buon marito, imperfetto, certo, ma fedele. Ho lavorato duramente, ho provveduto alla mia famiglia e non l'ho mai tradita. Ma alla fine nulla di tutto questo ha avuto importanza, perché mentre io ero impegnato a costruire un futuro per noi, lei era impegnata a costruire qualcosa con lui. Tutto è iniziato con piccoli cambiamenti, notti in cui tornava tardi, una improvvisa ossessione per il suo telefono, il modo in cui evitava il mio tocco. Le mie mani erano diventate fredde, ma io ho ignorato i segnali, li ho attribuiti allo stress o alla stanchezza. Sono stato un idiota. Poi, una sera, mi ha chiesto di sedermi. Le sue dita tremavano leggermente mentre versava 2 bicchieri di vino. I suoi occhi continuavano a guardare verso il corridoio. E poi lui è uscito, calmo, disinvolto, come se avesse tutto il diritto di essere lì. «Questo è Nathan», ha detto con un sorriso forzato. «Lui andrà a vivere con noi». Ho sbattuto le palpebre. Il mio cervello si rifiutava di elaborare quelle parole. Lei voleva condividermi con lui. Per un attimo ci fu solo silenzio, un vuoto soffocante che riempiva lo spazio tra di noi. Non provavo niente, né rabbia né dolore, solo il nulla. Le mie mani si chiusero a pugno sotto il tavolo. Lei cercò la mia mano, ma io mi ritrassi. Poi mi alzai, senza dire una parola, e camminai verso la nostra camera da letto. Le mie dita si strinsero attorno all'acciaio freddo della mia pistola mentre aprivo il cassetto del comodino. Quando tornai indietro, il suo viso divenne pallido. «Cosa stai facendo?» sussurrò. Nathan si mosse leggermente sulla sedia. La sua mano si avvicinò lentamente a qualcosa sotto il tavolo. Un coltello? Una pistola? Non lo sapevo e non mi importava. Puntai la mia pistola alla sua testa. Ed è in quel momento che l'incubo ebbe veramente inizio. Io e Claire ci eravamo conosciuti all'università. Era una donna che poteva far dimenticare a un uomo persino il proprio nome. Intelligente, bellissima senza sforzo, una di quelle persone che entrano in una stanza e la fanno loro. Io non ero speciale, solo un ragazzo che lavorava duro e che la faceva ridere. Forse, all'epoca, questo bastava. Abbiamo costruito una vita insieme, una casa, una famiglia. Abbiamo avuto una figlia, Lily, di 5 anni, con gli occhi verdi di Claire e la mia testardaggine. Ho lavorato come un dannato per dare loro tutto, lunghe ore, notti insonni. Ogni sacrificio che ho fatto era per loro. E ora mi ritrovavo lì, nella mia stessa casa, a guardare la donna che una volta mi aveva promesso per sempre, mentre stringeva il braccio di un altro uomo. Nathan era più giovane, arrogante, sicuro di sé. Non sembrava neanche spaventato. Claire si mise davanti a lui. «Posa la pistola», disse con voce tremante. «Stai esagerando». Risi, un suono freddo e vuoto. «Esagerando?» La mia voce era vuota, irriconoscibile. «Porti un altro uomo nella nostra casa e pretendi che lo accetti?» Deglutì a fatica. «Non volevo farlo di nascosto, volevo essere onesta». «Onesta?» Scossi la testa ridendo senza allegria. Essere onesta sarebbe stato dirmelo prima di andare a letto con lui. Nathan si irrigidì. «Ehi, amico, ascolta!» Puntai la pistola su di lui. «Chiudi quella dannata bocca!» Claire scoppiò a piangere. Ti amo ancora, ma amo anche lui». Stringevo la pistola tra le mani. «Non puoi farmi questo». «Non sto distruggendo niente», insistette lei.
Io e Nathan abbiamo parlato e pensiamo che questa cosa possa funzionare. La mia visione si offuscò di rosso. Voi avete parlato? E io dov'ero in questa conversazione? Si ritrasse. Avevo paura. Non sapevo come dirtelo. Paura di cosa? La mia voce si spezzò. Che ti dicessi di no? Che ti ricordassi che sei mia moglie? Si asciugò le lacrime e si raddrizzò. Non sono solo tua moglie, Lucas. Sono una persona. Ho dei bisogni. Qualcosa dentro di me si spezzò. Nathan fece un passo avanti. Ascolta, forse dovresti... E poi una voce flebile dal corridoio. Papà! Lily era lì, con il suo coniglietto di peluche stretto tra le braccia. Mi bloccai. Claire sussultò. Tesoro, torna a letto. Ma Lily la ignorò e corse da me, avvinghiandosi alla mia gamba. Perché sei arrabbiato, papà? Mi inginocchiai, posando la pistola sul tavolo e stringendola forte. Claire mi sfiorò la spalla. Lucas, per favore? Allontanai la sua mano. La mia voce era gelida. Falla uscire da casa mia. Claire esitò, poi guardò Nathan. Gli prese la mano. Penso che dovresti andare, sussurrò. Nathan sorrise con sufficienza. Li fissai. La donna che una volta amavo, l'uomo che pensava di aver vinto. E in quel momento qualcosa dentro di me si spezzò, ma un'altra parte di me iniziò a pianificare. Non me ne andai quella notte. Rimasi in macchina, stringendo il volante così forte da far sbiancare le nocche. Claire e Nathan erano dentro, probabilmente nel mio letto. L'idea mi fece venire la nausea. Dalla finestra della camera di Lily sentii il suo pianto soffocato. Fu l'unica cosa che mi impedì di rientrare e fare qualcosa di cui mi sarei pentito. Non dormii. Non mangiai. Rimasi immobile per ore, seduto nel buio, ripassando ogni cosa nella mia mente. Perché? Che diavolo avevo fatto per meritarmi tutto questo? Il giorno dopo, Claire mi incontrò in un bar, lo stesso in cui andavamo a fare colazione la domenica. Sembrava calma, irritantemente calma. Non volevo farti del male, disse, mescolando il caffè, ma sapevo che non avresti mai capito. Capito cosa? La mia voce era gelida. Sospirò. Che mi sentivo soffocare. Avevo bisogno di più. Stringevo la mascella. E quindi sei andata a cercare un ragazzino invece di parlarmi. Lei alzò gli occhi al cielo. Nathan non è solo un ragazzo. Lui mi capisce. Risi, un suono vuoto. E cosa capisce che io non capisco? Esitò, poi incrociò il mio sguardo. Hai smesso di guardarmi come se mi desiderassi, Lucas. Sei diventato prevedibile, sicuro, noioso. Qualcosa dentro di me si frantumò completamente. Noioso? Ripetei con voce bassa e minacciosa. Noioso? Ripetei con voce pericolosamente bassa. Ho lavorato giorno e notte per darti una bella vita. Ti ho dato una casa, una figlia, tutto. E io ero quello noioso? Sospirò di nuovo, come se fossi io a stancarla. Sì, disse semplicemente, come se fosse colpa mia, come se fossi stato io a spingerla tra le braccia di un altro uomo. Poi disse qualcosa che mi fece gelare il sangue. Nathan vuole adottarla. Mi bloccai. Sul mio cadavere. Sorrise. Te ne sei andato, Lucas? Ci hai abbandonate? Mi sporsi in avanti. La mia voce era pericolosamente calma. Pensi davvero che starò a guardare mentre cerchi di portarmi via mia figlia? Claire sorrise di nuovo. Credo che tu non abbia scelta. Finsi di arrendermi. Hai vinto! Lei sgranò gli occhi, sorpresa, ma non sapeva cosa la aspettava. Non aveva idea del tornado che stava per travolgerla. Credeva di sapere tutto su di me. Pensava che fossi prevedibile. Per le 2 settimane successive, interpretai il ruolo dell'uomo distrutto. Feci esattamente ciò che Claire si aspettava. Mi mostravo devastato, disperato, abbattuto. Lei mi vedeva dormire in macchina, vedeva la stanchezza sul mio volto. Smettei di lottare per la casa, per lei. E, soprattutto, smisi di lottare per Lily. O almeno, così volevo farle credere. In realtà, stavo pianificando qualcosa di freddo, calcolato. Claire pensava di avere tutto sotto controllo.
Credeva che fossi prevedibile, che fossi debole. Ma stava per scoprire cosa succede quando spingi un uomo oltre il limite. Iniziai con i soldi. Claire non aveva idea che, nel corso degli anni, avessi segretamente spostato denaro, creato conti a mio nome. Chiamatela paranoia, chiamatela lungimiranza, ma non ho mai completamente fidato di nessuno con i miei soldi, nemmeno di mia moglie. Una notte, mentre lei era a letto con il suo nuovo amante, svuotai il nostro conto in banca, fino all'ultimo centesimo. Il mattino seguente, Claire mi chiamò nel panico. «Lucas, la banca mi ha appena contattata. Il nostro conto è vuoto!» La sua voce era tagliente e accusatoria. «Hai fatto qualcosa?» Mi strofinai le tempie fingendo un sospiro stanco. «Oh sì», dissi con tono piatto. «Avevo bisogno di rimettermi in piedi». «Hai preso tutto», sibilò. «Beh, tecnicamente era il mio stipendio che riempiva quel conto, non è vero?» Silenzio. Poi, «Sei un egoista bastardo». Quasi risi. Egoista? Da parte della donna che mi aveva tradito sotto il mio stesso tetto? «Te la caverai», risposi tranquillamente. «Ora hai Nathan, no?» Chiusi la chiamata prima che potesse rispondere. Primo passo completato. Ora toccava a Nathan. Mi informai su di lui. Non era solo un tipo qualunque di cui Claire si era infatuata, era un parassita. Nessun vero lavoro, nessun risparmio. Solo un abbonamento in palestra e un profilo Instagram pieno di foto a torso nudo. E un passato violento. Chiamai un vecchio amico, il detective Marcus Langley. Non eravamo esattamente amici intimi, ma gli avevo dato una mano in passato e mi doveva un favore. «Josh Carter», dissi, «voglio sapere tutto». Langley sollevò un sopracciglio, ma non fece domande. Poche ore dopo mi consegnò un fascicolo. Arrestato 3 volte. Aggressione aggravata, risse nei bar, episodi di rabbia al volante. Un'ex ragazza che aveva sporto denuncia. Fino a quando, misteriosamente, non l'aveva ritirata. Era tutto ciò che mi serviva. Quella notte mandai a Claire un'email anonima, con foto, documenti, estratti del casellario giudiziario di Nathan. Solo una frase in allegato: «Questo è l'uomo con cui vuoi crescere tua figlia?» L'esplosione non tardò ad arrivare. Claire mi chiamò a mezzanotte, isterica. «Figlio di...» Si bloccò, troppo arrabbiata per finire la frase. «Stai cercando di rovinarmi la vita?» «Io?» risposi con innocenza. «No, Claire. Sto solo facendo in modo che tu sappia con chi stai dormendo. Nathan non farebbe mai una cosa del genere». Scoppiai a ridere. «Dillo alla ragazza che ha avuto bisogno di punti di sutura dopo che l'ha sbattuta contro un muro». Silenzio. Sapevo cosa stava accadendo nella sua testa. Dubbi, rimorsi, paura. Perfetto. Secondo passo completato. Avevo già deciso. Lily non sarebbe mai rimasta con Claire, non con quell'uomo in casa. Così feci la mia mossa. Una sera, mentre Claire era fuori, andai a prendere Lily a scuola. Andammo a mangiare un gelato. Dondolava le gambette mentre leccava il cono. «Papà», disse, «devo per forza vivere con la mamma?» Stringevo la mascella. «Vuoi vivere con la mamma?» Esitò, guardò il gelato. «Mi manchi?» Le baciai la fronte. «Anche tu, piccola». La mattina dopo, Claire si svegliò in una casa vuota. Lily non c'era più. L'avevo portata via. Non per il weekend. Non per una visita. Per sempre. Claire impazzì. Presentò denunce alla polizia, urlò a chiunque volesse ascoltarla che avevo rapito nostra figlia. Ma io avevo pianificato tutto. La battaglia per l'affidamento era già iniziata. I miei avvocati furono spietati. Misero in evidenza i suoi tradimenti, le sue scelte irresponsabili, il fatto che aveva introdotto un uomo violento nella vita di nostra figlia. E i tribunali non guardano di buon occhio le madri che mettono in pericolo i propri figli. Ottenni l'affidamento esclusivo. A Claire furono concesse visite supervisionate, ma non si presentò mai, troppo occupata a sopravvivere al suo inferno personale. Una volta finiti i soldi, svaniti la casa e il comfort, la verità la colpì come un treno. Nathan cambiò. Non era più il ragazzo affascinante e divertente. Era arrabbiato,
Frustrato, Claire credeva di vivere una favola. Si ritrovò in una gabbia. Un'ultima chiamata, una voce tremante. Lucas? Rimasi in silenzio. Lui mi ha colpita. Chiusi gli occhi, inspirai lentamente. Ovviamente l'ha fatto. Non so cosa fare, sussurrò. Ho paura. Mi appoggiai alla sedia, osservando la strada tranquilla fuori dalla mia nuova casa. La scelta l'hai fatta tu, Claire? Dissi con voce calma, vuota. Ora vivici? Silenzio. Poi un singhiozzo soffocato e riattaccò. Non la sentii mai più. Claire scomparve. Mi dissero che si era trasferita lontano. Un lavoro insignificante, un monolocale fatiscente in un quartiere dove i sogni muoiono. Nathan? Lui trovò un'altra, più giovane, più manipolabile, e abbandonò Claire. Lei aveva distrutto la sua famiglia per un'illusione, ed era rimasta con niente. Io? Andai avanti, ricostruii la mia vita. Lily cresceva felice, lontana dal caos. Claire voleva una vita senza di me, gliel'ho concessa, fino all'ultima dannata briciola.